Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. In questo video vi parlerò del LEA test, un test che serve per valutare l'acuità visiva in condizioni particolari, ad esempio in esaminati che sono bambini in età evolutiva, quindi fino ai 6-7 anni, oppure in esaminati che hanno delle disabilità purtroppo a livello cognitivo oppure parzialmente a livello fisico. Il LEA test venne messo a punto dall'oftalmologo pediatrico Lea Ivarinen intorno al 1976 ed è un test particolarmente affidabile. Infatti nel 2006, in uno studio del 2006, ha mostrato il 95,9% di attendibilità nel risultato, nella valutazione dell'acuità visiva rispetto al campione preso in esame. Poi è un test molto pratico, semplice da svolgerlo e soprattutto molto economico. La particolarità del LEA test è quella di avere solo 4 simboli da identificare, che sono una casa, un cerchio, una mela e un quadrato. Il grande vantaggio è che il LEA test praticamente dispone di un supporto che poi è un quadrato, un cartoncino sul quale vi sono i 4 simboli presenti nel LEA test, nell'ottotipo. E fateci caso quando valutate l'acuità visiva. Se voi chiedete ad un esaminato di leggervi una riga, lui vi dirà C, V, Z, K, N. Magari se invece avete un esaminato che ha delle difficoltà verbali, sia perché magari non sa, diciamo, il nome di quel simbolo, ad esempio se è un bambino molto piccolo, oppure se ha difficoltà nel pronunciarlo per via di varie disabilità, allora il LEA test risulta particolarmente efficace perché l'esaminato può indicare sul suo supporto praticamente il simbolo che doveva identificare, e quindi ai fini dell'acuità visiva l'esaminato ha identificato correttamente quel simbolo. Diciamo che il LEA test classico, oltre che a supportare questi 4 simboli, potrebbe andare ad essere composto anche da numeri, quindi può essere utilizzato con esaminati che sono ad esempio in età adolescenziale o preadolescenziale, ad esempio, ma anche con adulti, quindi può essere modificato poi a vari livelli di complessità. Infatti li possiamo inserire delle griglie anziché i vari simboli, oppure se proprio vogliamo complessizzarlo ancora di più possiamo inserirli dei Gabor patch, dipende cosa dobbiamo andare a valutare. Notando il LEA test in genere vediamo quella specie di albero capovolto, quindi è come se ad un certo punto il tronco principale si dividesse in 2 rami, e quindi da una serie di righe dell'ottotipo LEA poi si creassero praticamente altre 2 righe praticamente che scorrono parallelamente, che hanno vari simboli LEA, insomma. Possiamo dire che fino a un certo punto, diciamo fino a che questo tronco non si divide nei suoi 2 rami, possiamo usare il LEA test per esaminati che hanno un'età fra i 3 e i 4 anni, quindi ci dobbiamo aspettare che la loro acuità visiva rientri in questo range. Non è detto che non possa essere però superiore. Andando poi avanti, quindi negli altri 2 rami, praticamente sfruttiamo il LEA test per bambini che hanno 5 anni o più, ma potrebbero avere anche un'acuità visiva minore, quindi è sempre essenziale effettuare il LEA test dall'inizio alla fine, insomma fin dove l'esaminato può identificare i vari target. Un'applicazione molto pratica del LEA test e che ho avuto il piacere di sperimentare personalmente è quella del programma Opening Eyes Special Olympics, che sono una serie
di attività sportive di tutti i generi, dalla pallavolo al calcio, al tennis, al basket, al nuoto, all'atletica, eccetera, svolte da atleti che purtroppo hanno determinate disabilità cognitive, mentali o parzialmente fisiche. E siccome il programma Opening Eyes si associa sempre a Special Olympics e fornisce diciamo degli esami o meglio dei controlli della visione gratuiti agli atleti, con fornimento poi di una compensazione visiva se qualora ne avessero bisogno, è praticamente interessante andare a vedere come vengono svolti i vari test in maniera particolare, e proprio nel valutare l'acuità visiva veniva impiegato e viene impiegato sempre il Lea test, proprio per la sua semplicità e per la sua utilità pratica, e quindi è veramente veramente grosso nel programma Opening Eyes, e quindi in quella specifica situazione. Non è detto che poi un giorno nel nostro studio, nel nostro insomma centro, noi non possiamo incontrare un esaminato che ha delle condizioni particolari, e quindi in quell'occasione sarà interessante usare il Lea test per determinare l'acuità visiva. Bene, questo è un altro dei video di OptoTube Channel. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella OptoStyle!